e comunque in un'annata dove sapete quella che è la situazione, no? I tifosi contro la presidenza, lo Tito, i contratti, alcune dichiarazioni tipo della gente di Romagnoli che mi hanno lasciato sgomento. E, eppure è una squadra. Magari poteva uscire ai rigori, però la sua partita l'aveva fatta anche stasera. E sapete perché? Perché ogni volta che a Sarri hanno fatto la domanda, no, ma tu non è che poi magari c'è il rischio che te ne no, no, io sono qua e a fine anno sto qua e ha fatto capire che comunque lui il suo lavoro lo farà, punto, no? Professionalità, che qualcuno dirà, ma con quello che uno prende è il minimo. Sicuramente, ma ormai di scontato non c'è nulla. Di scontato non c'è proprio nulla. Quindi, proprio per questo motivo, voglio rimarcare comunque il fatto che la Lazio, magari per vie traverse si può comunque puntare all'Europa. Perché mo. Correggetemi se sbaglio, ma nel caso ipotetico che l'Inter arrivasse in finale di Coppa Italia, basterebbe soltanto la vittoria, no? Per arrivare sia alla Lazio che all'Atalanta, nel caso non rientrano nelle prime 7-8, no? Basterebbe la finale per accreditarsi il piazzamento Europa League o no? Forse no. Forse sto dicendo una fredda. Sicuramente vincendola. E comunque non mi sembra, scusate, stasera pure... e comunque non mi sembra un'ipotesi così remota. Oggi parliamo di semifinale per la Lazio che affronterà appunto l'Atalanta e poi si vedrà. Però ribadisco, voglio sottolineare una professionalità da parte di giocatori e allenatori che in questo momento, ribadisco, non era affatto scontata. Ne parliamo perché se da un lato comunque la Lazio in questa annata, no, qualcosina sta venendo fuori, l'inizio stagione del Bologna ci faceva pensare a tutt'altro epilogo, anche se ancora non siamo arrivati all'ultima pagina del libricino, certamente no, ma cioè, in questo momento continuano ad arrivare pessimi risultati, e se sono tanti per Vincenzo Italiano e i suoi uomini. Ne parliamo, come se lo facciamo, signori miei. Prima, come al solito, vi invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo. Se volete contenuti di questo genere, magari ovviamente trovate in descrizione anche altri profili social su cui potete seguirmi. Magari TikTok facciamo le live, su Telegram vi continuo ad aggiornare, cioè, se volete passateci. E vi ricordo anche che domani sera andremo ad approfondire tutti i temi, sicuramente Zoom sul Lazio e non solo, al Tribunale delle Romane. Ormai sapete benissimo, ogni giovedì appuntamento fisso con Bruno Giordano su Binonella, quindi in descrizione metto anche il link per seguire magari in diretta se non siete ovviamente Regione Lazio e quindi non potete seguirla tramite il canale tramite il canale satellitare 77. Perdonate, ma sa anche l'ora che non è neanche tardi in realtà. La Lazio che segue lo stesso spartito un po' contro la Juventus, altri ritmi, altri pericoli sia subiti che creati, senza ombra di dubbio, però il mood, il tenere un po' la sfuriata del Bologna nel primo tempo, alla quale ha concesso il gol che secondo me si può evitare, nonostante sia stato bravo, per carità, Castro, però mi sembra tutto solo in aria lì, credo qualcosa in più si possa fare. E poi c'era stata un'altra grande occasione, sempre no Castro, ma la letta piccola Cambiaghi, che è lì grande parata di Provedelle, poi traversa, pare fosse stato fischiato fuori gioco, è proprio, no fuori gioco, fallo, e allora se quello è ravvisato come contatto falloso, allo stesso tempo io dico, perché se Della Bashiru davanti alla porta ha preso vantaggio dall'avversario, ossia Ferguson, lo sbilancia e lì non c'è nulla? Perché se prima valuti un contatto di quell'entità come falloso, poi lì no?
E ancora una volta qui mi trovo a dire che ne vediamo una ogni sera, ne vediamo una. Ogni volta è sempre la stessa storia. Lo ribadisco, non importa la squadra, non importano i colori, non importa una mazza, continuano a sbagliare, non importa anche il telefono che stasera ha dei numeri e deve finirla, se no mi arrabbio. È sempre uno stillicidio, è sempre uno schifo. E ci aggiungo, non mi è piaciuta una cosa, che non c'entra niente con l'arbitraggio, il fatto che poi all'intervallo ha fatto vedere di nuovo mezza volta il gol e non ho visto più niente. Cioè, io vorrei anche sbilanciarmi nel dirvi, guarda che una roba del genere è imbarazzante, però volevo rivederlo, approfondirlo nuovamente. Oh, all'intervallo 15 minuti su 15 minuti, 14 minuti di pubblicità. Per me è uno schifo. Per me è veramente un imbarazzo. Cioè, su 15 minuti 14 pubblicità. Cioè, che servizio è? Quando è? Avanti ieri? No, ieri, scusa, mamma mia. All'interno avevo visto tutte le azioni. Oggi no. Vabbè. Oh, mo mi fanno arrabbiare pure il telefono, ragazzi. È così. E come dicevo prima, tiene, poi nel secondo gestisce molto bene. E Dele Bashiru ha fatto un paio di inserimenti, un paio di volate, di falcate, chiamatelo un po' come vi pare, molto interessanti, che poi ha fatto sì che pareggiasse anche la Lazio. Perché il gol lì lo fa appunto, no, il movimento di Dele Bashiru con l'assist di Marusic. E mi viene da ridere quando vedo Noslin che va poi davanti alla telecamera a far parlare. Non l'hai fatto il gol tu, no? Cioè l'hai fatto in termini di tabellino, però onestamente, cioè, è lì che vedi un po' l'immaturità del giocatore che deve crescere, nonostante poi oggi abbia fatto bene. Quindi quando ci sono le critiche te le devi prendere, solo lì mi puoi migliorare, e questo vale per tutti, vale per tutti, senza ombra di dubbio. Lo stesso Lautaro gli era capitato. Ecco, quando, a questi livelli uno le critiche le deve fare sue, non ci si deve accanire. E niente, non trovo strano per esempio che uno come Orsolini non abbia trovato il gol neanche dal dischetto, perché in questo momento ai giocatori del Bologna riesce veramente poco. C'è troppo poco di quel Bologna che abbiamo visto nella prima parte di stagione, quindi non è questione di sforzo. Oggi, se vogliamo, anche equilibrata tra primo e secondo tempo, non mi sento di dire che è una squadra primeggiata sull'altro, però la dominanza tecnico-tattico che aveva il Bologna in determinate partite, oggi tra l'altro anche al Dallara, quindi anche favorevole, no? Lo stadio, eppure non la porta a casa, non la riesce a portare a casa, ed è una squadra che a questo punto è rimasto l'Europa League. Mi auguro che lì ritrovi, secondo me, anche la voglia di far bene tutti insieme. Non lo so se a un certo punto si è pensati di essere più di quello che si era, perché io leggevo anche i commenti di un po' di tutti quando io dicevo ma l'Italia sta facendo un lavoro enorme con giocatori normali, e tanti tifosi poi a un certo punto mi dicevano no, quale è normale, ma ti può cambiare, che io un giocatore che ce ne so ragazzi, ho giocatori normali, lo stesso Solini, giocatore normalissimo, che ha fatto dei gol, ha avuto una buona continuità in passato, ma giocatori che, non stiamo parlando di robe, non stiamo parlando di livello, no? Stiamo parlando di giocatori normali, come in passato c'era tipo Cerci, giocatori che, anzi, Cerci forse ha fatto delle stagioni anche, ma veramente di livello. Quindi, cioè, per dirvi, calma, non bisogna pensare di essere più di quelli che si è, altrimenti non si va da nessuna parte. Questo è il discorso. Va bene, complimenti alla Lazio, vittoria importante, secondo me molto importante per dare valore alla stagione. E fatemi sapere cosa ne pensate voi. Un grande abbraccio da Neschi.